Le apparizioni del Monte Berico. Il santuario del Monte Berico, situato sul colle omonimo che domina la città di Vicenza, è strettamente collegato a due apparizioni della Vergine Maria, avvenute in un periodo molto buio per la città, quando la peste devastava la popolazione. Queste apparizioni furono fonte di consolazione e aiuto nei momenti difficili. Secondo i manoscritti dell'epoca, dal 1404 fino a dopo il 1428, il territorio fu sconvolto da pestilenze e malattie, provocando una drastica diminuzione della popolazione, sia per l'alto numero di morti sia per la fuga di molti abitanti in cerca di luoghi più sicuri. In quegli anni difficili, una settantenne vicentina di nome Vincenza Pasini, ogni mattina saliva sulla collina per portare il pranzo al marito Francesco di Giovanni da Montemezzo, che lavorava nella loro piccola vigna ed era anche falegname. I registri storici descrivono Vincenza come una persona semplice e onesta, profondamente devota alla fede e alla Madonna. Partecipava assiduamente alla messa, si prendeva cura dei poveri e trascorreva le sue giornate in preghiera e compiendo buone azioni. La sua presenza costante in chiesa e alle funzioni liturgiche, unita alla sua generosità verso gli altri, la rendevano un modello di vera cristiana. Alle 9 del mattino del 7 marzo 1426, Vincenza stava salendo il colle dove solitamente pregava davanti a una semplice croce, quando improvvisamente vide davanti a sé una donna. Secondo i documenti, questa figura sembrava la più bella delle regine, con abiti più splendenti del sole, avvolta in una fragranza dai 1000 aromi. La straordinaria bellezza della visione fu così travolgente che Vincenza svenne e cadde a terra. Quando si riprese, la Beata Vergine si presentò dicendo: «Io sono la Vergine Maria, la Madre di Cristo, morto sulla croce per la salvezza degli uomini. Ti prego, vai a dire in mio nome ai vicentini che devono costruire in questo luogo una chiesa in mio onore se vogliono riacquistare la salute, altrimenti la peste non cesserà». In lacrime di gioia e inginocchiandosi davanti alla Vergine, Vincenza chiese: «Ma la gente non mi crederà. E dove troveremo, o gloriosa Madre, il denaro per fare queste cose?» Allora la Santa Vergine rispose: «Insisterai affinché il popolo segua la mia volontà, altrimenti non sarà mai liberato dalla peste e, finché non obbedirà, vedrà mio figlio arrabbiato con loro». Poi aggiunse: «A prova di ciò che dico, scavate qui, e dall'arida roccia sgorgerà acqua viva e, appena inizierà la costruzione, i soldi non mancheranno». Detto questo, la Beata Vergine Maria, con un movimento aggraziato, raccolse un ramoscello, tracciò sul terreno il segno della croce e disegnò addirittura la sagoma della chiesa da costruire. Poi piantò il ramoscello nel terreno dove ora sorge l'altare maggiore del santuario. Maria poi aggiunse: «Tutti coloro che visiteranno con devozione questa chiesa durante le mie festività e ogni prima domenica del mese, riceveranno in abbondanza la grazia e la misericordia di Dio e la benedizione delle mie mani materne». Vincenza seguì subito le indicazioni della Madonna e iniziò a diffondere il racconto a tutti quelli che incontrava, ma si accorse rapidamente che nessuno le dava credito perché la popolazione, afflitta dalla peste, aveva altre preoccupazioni. Si rivolse quindi al vescovo Pietro Emiliani, che tuttavia non prese seriamente il suo racconto. Nel frattempo, la peste continuava a mietere vittime. Vincenza riprese le sue attività quotidiane e le sue opere di carità, e nei giorni festivi andava sulla collina a pregare nel punto esatto in cui la Madonna le era apparsa. 2 anni dopo, precisamente il 1 agosto 1428, Vincenza ebbe una seconda visione. La signora le ripeté il precedente avvertimento e la raccomandazione di costruire una chiesa per la salute del popolo. Stavolta, a causa delle terribili condizioni causate dalla peste, la gente ci credette e cambiò atteggiamento. La gravità della situazione li spinse a chiedere l'aiuto della Vergine Maria. Il Consiglio e la Camera del Governo decisero di edificare la chiesa sul Monte Berico e i lavori iniziarono appena 24 giorni dopo l'ultima apparizione. Una volta completata la chiesa, la peste scomparve e la regione non ne fu più colpita. La basilica santuario che ammiriamo oggi è composta da 2 chiese. La prima è in stile gotico, completata nella seconda metà del 1400. La seconda, in stile barocco,
Fu ampliata e completata da Carlo Borella tra il 1688 e il 1703, dopo un primo ampliamento progettato da Andrea Palladio nel 1576. L'altare maggiore, che ospita la venerata statua della Madonna scolpita in marmo nel 1430 e policromata, fu completato solo nel 1928. La statua raffigura la Madonna che protegge sotto il suo manto l'umanità che a lei si affida. Sotto il manto della Vergine, che si distende dalle sue braccia tese, sono raccolte figure di bambini, donne e uomini. La Madonna indossa collane e una corona d'oro, posta sulla sua testa dal cardinale Giuseppe Sarto, allora patriarca di Venezia e futuro Papa San Pio X. Un altro miracolo avvenne durante la Prima Guerra Mondiale, quando Vicenza si trovava nelle retrovie del conflitto. Spaventati, gli abitanti promisero alla Madonna di Monteberico che, se fossero stati protetti, avrebbero celebrato ogni anno la nascita della Vergine Maria in modo speciale. La Beata Vergine rispose alle loro preghiere, e da allora, ogni anno, l'8 settembre, grandi folle si recano al santuario per esprimere la loro gratitudine.